Giorni di riposo nel cicloturismo non sono mai giorni di riposo, perché appunto i giorni di riposo servirebbero per staccare la mente, invece questa mente almeno io non riesco mai a staccarla. Allora, finché sono nel mezzo di questa confusione, perché quello che faccio di solito è proprio quello di aprire completamente tutte le borse e vedere quello che devo buttare, quello che devo sistemare, se c'è qualcos'altro che devo cambiare. Bene, volevo andare in profondità di tutte quelle cose che mi sono portata dietro relative al discorso farmaci e quant'altro che potrebbero effettivamente servire. Ne avevo già parlato in una live con la farmacista in viaggio, ma dove ho anche scritto un articolo sul blog che vi metto qua a riguardo. Allora, indispensabile, essendo una cosa che comunque è abbastanza soggettiva, io diciamo dipendo un po' dall'occhi, perché questo mi serve soprattutto per il mal di testa. Io il mal di testa, questa è l'unica cosa che me lo fa passare, o comunque può sempre servire come antinfiammatorio, potrebbe essere utile. Poi potrebbe essere che mi viene la febbre, quindi ho la taspirina, quindi io ce l'ho in bustina, erano i medicinali che avevo a casa, quindi diciamo ognuno, io faccio sempre con quello che ho a casa, se proprio mi serve lo vado a comprare, vado un po' a random. Indispensabili per me, ma che consiglio sempre di avere, ecco qua, questo qua è l'ibuprofene, anche questo l'avevo preso perché avevo quasi finito l'occhi, e anche questo per il mal di testa, almeno per me, o dolori mestruali o qualsiasi altra cosa, è super top. Poi per quanto riguarda, dicevo, i fermenti lattici, allora io uso questi in capsule. La melatonina, perché a volte faccio fatica ad addormentarmi, specialmente prima del viaggio, oppure il primo mese di viaggio è stato molto difficile, quindi la melatonina mi è servita. Ho trovato molto interessante, si stava avvicinando la stagione invernale, quindi volevo un attimo aiutare un po' le difese immunitarie. Avevo trovato un prodotto naturale, che sono queste pastiglie, le avevo trovate in America, le ho prese e sono appunto per il sistema immunitario, tutti ingredienti naturali. Poi vedo di trovare che ingredienti avevano. Sempre in America ho trovato queste pastiglie di ferro, io sono molto carente di ferro, più queste pastiglie di magnesio, che sono molto importanti soprattutto durante l'attività fisica. Gli antistaminici, perché prendo gli antistaminici? Perché io ho delle reazioni allergiche a degli insetti, come per esempio i tefani, come una puntura di insetto mi fa reazione, e mi è tornata utile in America quando sono stata punta dal poison ivy, che non è altro che l'edera velenosa. Mi ha fatto tutte delle bolle su una gamba, e con questa antistaminico sono riuscita a risolvere. E poi ecco, super importante, che questo secondo me è un must da avere, è il Brufen 600. Questo qualsiasi dolore lo fa passare. Questo l'ho usato nel Cammino di Santiago perché mi era venuto male ad una gamba, ad un ginocchio, e non riuscivo neanche più a muoverlo. Con il Brufen antinfiammatorio me l'ha fatto passare. Con questo non voglio dire che le medicine risolvono il problema, perché poi bisogna andare a scavare alla base e capire qual è effettivamente il problema, ma lo tamponiamo un attimo. Non mi piace buttare via le medicine, ma le tengo fino alla scadenza e magari mi ritornano utili. E
e qua parliamo, ok, integratori, avevo già mostrato il ferro che io sono carente, il magnesio, ho utilizzato all'inizio delle bustine anche di magnesio e potassio da sciogliere nell'acqua. Di integratori ho trovato anche da Decathlon questi elettroliti che secondo me sono super, veramente li ho provati, sono facilmente reperibili in qualsiasi supermercato, io in Inghilterra non ho avuto nessun problema a trovarli, anche in America li avevo presi da sciogliere all'interno dell'acqua. Aiutano specialmente in estate oppure quando si hanno queste giornate super lunghe. Allora, sacchetto creme, tornando al discorso, ci sono due creme che io reputo super importanti per quanto riguarda l'attività fisica, che sono una crema che potrebbe essere l'arnica, ma ho trovato in Inghilterra questo che è una crema di ibuprofene gel 5%, addirittura non è costata niente, è costata £2 per dire, e mi ha risolto moltissimi problemi. A volte avevo qualche dolorino, questa qua va messa e passa, dolori muscolari. Questa anche per me è molto importante, è la gentamicina, e anche questa è una crema con il cortisone. Lo uso per le punture di insetti, lo uso per qualsiasi reazione allergica che posso avere perché contiene appunto il cortisone, e anche questo quando sono stata punta dalla Poison Ivy mi è servita. Poi super importante per me, l'ho trovato in America, non l'avevo portata all'inizio, ma questa crema che è per i bambini. È per i bambini e serve per gli sfregamenti, quindi io la uso ogni volta prima di mettermi il bib e dopo la doccia, e mi aiuta tantissimo per gli sfregamenti e per la pelle che poi a volte si irrita, quindi serve anche un po' per prevenire. Lo usano per il pannolone, però va bene, più o meno è la stessa cosa. Ho trovato questa crema da 50+, l'ho presa prima di partire. Ovviamente stando ore e ore sotto al sole la pelle un attimo ne risente, quindi importantissima, lo consiglio a tutti, 50+, qualsiasi momento, perché veramente il sole è una cosa bestiale. Allora, per quanto riguarda last but not the least è appunto il kit medico. Allora, sono delle garze, che sono garze sterili, qualsiasi cosa caduta, qualsiasi, insomma, servono. Ho un disinfettante che ho trovato in spray, mi è servito, l'ho usato 2 o 3 volte, e avevo una volta dei cerotti che non so adesso che fine hanno fatto. Comunque sì, i cerotti servono sempre. Invece per quanto riguarda il discorso igiene personale, partiamo da, allora, io ho questa, la saponetta, adesso si è distrutta anche tutta la scatola, comunque l'ho ricomprato. Questo qua è shampoo e balsamo in saponetta. Avevo anche il stessa cosa per il tipo bagno schiuma, ma che ho finito e devo ricomprare. Comunque sempre in saponetta, si evitano gli sprechi ovviamente di plastica e cose varie. Poi ovviamente ho il dentifricio spazzolino, vabbè, quello lo portiamo. Ho anche il deodorante sempre in formato solido, quindi tipo nella scatoletta così, occupa anche meno peso, ovviamente qualsiasi peso che dobbiamo togliere lo togliamo. Serviette anche queste per i bambini, servono in qualsiasi caso in cui dobbiamo fare i nostri bisogni da qualche parte. Mi raccomando, io personalmente, anche se sono biodegradabili, me le porto dietro e le butto via. Mi servono anche per pulire la catena della bici nel caso mi servisse, e per quando non ho accesso all'acqua mi lavo le mani, tantissime cose. E io porto sempre anche, ma penso sia anche un po' scontato, un rotolo di carta igienica. Mi capita di andare, serve, ma poi mi capita di andare per esempio nei campeggi e specialmente in Francia non c'è un cavolo di carta igienica e potrebbe tornare utile, quindi io credo che sia l'essenziale.
Quindi un attimo per ricapitolare il tutto. Poi vabbè, io ho le lenti a contatto, quindi lenti a contatto più il liquido. Prima di partire, secondo me, da capire cosa abbiamo bisogno noi e cosa potenzialmente potrebbe servirci. Ecco, io avrei potuto integrare questa cassetta come per esempio Imodium, sicuramente può una medicina di salvataggio che ci potrebbe assolutamente servire in casi di emergenza. Da capire anche dove andiamo, perché se non abbiamo accesso alle medicine allora è una cosa un po' più complicata. Io mi sono portata il kit da casa, ma in realtà ero abbastanza urbano, quindi vicino a farmacia, avrei potuto benissimo comprarle là. Ma cosa succede? Che a casa ne avevo abbastanza, quindi ho preso quelle che avevo da casa senza doverle ricomprare poi. Ecco, anche qui poi non serve portarsi via 60 cose, ma nel momento in cui per esempio di tachipirine, per esempio ne abbiamo 3 e poi sappiamo che andiamo a recuperarle da qualche parte. E ecco, quindi questi sono, diciamo, i consigli che posso dare. Ognuno è diverso, ognuno avrà un kit di emergenza diverso. Cioè, dobbiamo un attimo garantirci non dico la sopravvivenza, però dobbiamo stare bene e sapere di avere, almeno coprire le nostre magagne più comuni, più eventuali imprevisti che ci potrebbero capitare. Cosa che mi sono dimenticata, ma un ospite di Warm Shower mi ha dato, sono questi, sono i tappi per le orecchie. Sono questi, sono fatti di silicone, li avevo anch'io a casa ma sinceramente non ci ho pensato, ma questi potrebbero salvare la vita sia negli ostelli sia in tenda quando ci sono dei rumori e non riusciamo a dormire. Capitolando, qua dentro ho messo tutti i medicinali, quindi tutte le bustine, pastigliette, quello che mi serve. Qua ho messo il sacchetto delle creme, qua ho messo igiene personale e qua invece kit di pronto soccorso. Essendo separati so dove trovare praticamente le cose e questo mi fa risparmiare molto tempo.